Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Un video che, come avete già capito dal titolo, è interamente dedicato a quella che è la mia ricetta migliore per la pizza napoletana maculata nel periodo estivo. Per la versione invernale ne parleremo più avanti nel corso dell'anno. È un piccolo regalo che io sento di fare a voi adesso che la ricetta è ben codificata dopo mesi e mesi di sperimentazione. Oggi io sono in grado di dirvi che replicandola si ottiene sempre più o meno lo stesso risultato. Prima di procedere devo dire a tutti i nuovi arrivati che stanno guardando questo video e che hanno iniziato a seguirmi che se siete soddisfatti di quello che vedete potreste anche pensare di iscrivervi al mio canale, la qual cosa sarebbe certamente gradita. Trovate il pulsante qua sotto. Quali sono le caratteristiche di questa ricetta? Sono alcune ed è importante rispettarle tutte, ma di questo ne parleremo tra un po'. La prima caratteristica è una lunga lievitazione e maturazione. Infatti, dopo aver creato il nostro impasto, stando attenti a ottenere un'incordatura che non sia però esagerata, noi aspettiamo più o meno un'oretta a temperatura ambiente, tra direi i 24 e i 28 gradi, e poi effettuiamo immediatamente lo staglio. Lo staglio è la divisione sostanzialmente dell'impasto intero in palline, i nostri panielli. In questo caso, subito dopo aver creato i panielli, noi li sistemiamo e li mettiamo all'interno del frigo. In frigorifero questi panielli matureranno molto a lungo, tra le 42 e le 43 ore. È importante che il frigo sia veramente freddo secondo le indicazioni. Una volta che è stata completata questa fase, ovvero sia quella della maturazione in frigo, noi toglieremo i panetti e faremo completare l'appretto, ovvero sia la lievitazione, per ulteriori 4-5 ore. Comunque troverete tutto nelle slide all'interno di questo video. È importante poi parlare anche un attimo della cottura. Io l'ho effettuata a circa 520 gradi, però vi devo dire che dai 450 gradi in su è possibile ottenere un risultato strepitoso. Se per caso vi dovesse rimanere qualche dubbio, sappiate che nel mio precedente video ho testato dei forni F1 da 450 gradi addirittura con una resistenza di appena 1700 watt nel cielo, nella parte superiore. Eppure il risultato è stato ottimo anche nella versione alta, cioè la HA. Naturalmente lo stesso risultato è facilissimamente replicabile anche nei forni a fiamma, perché a quelle temperature ci arrivano semplicemente aumentando un po' la fiamma e pazientando finché non sono state raggiunte. La cottura avverrà per un tempo molto breve. Non a caso l'idratazione del nostro impasto è di circa il 65%, un'idratazione che consente una cottura ad altissima temperatura e quindi per tempistiche molto veloci. Vi prego di attenervi strettamente alle indicazioni che trovate nella slide che c'è qui all'interno del video, per cui niente lievito madre, niente lievito di birra secco, utilizzate il lievito di birra fresco. Ugualmente la forza della farina è 310 circa, può andare bene anche 300, può andare bene probabilmente anche 320, ma sicuramente non sarà la stessa roba se utilizziamo una farina con forza da 280 oppure una farina con forza da 350 o addirittura ancora di più. Un'altra cosa molto importante è che il frigo è necessario che funzioni davvero bene, perché ad esempio il mio vecchio frigo sotto i 10 gradi non ne voleva sapere, per cui onestamente era difficile poi avere il risultato che volevo avere. Adesso, senza perdere ulteriore tempo, andiamo direttamente nel tavolo qui a fianco a me, il tavolo da lavoro, per vedere la stesura, il condimento e poi la cottura delle nostre pizze napoletane.
Bene, cari amici, adesso avete visto il video con le mie pizze, ho utilizzato la ricetta che vi propongo, il risultato secondo me è incoraggiante e può spingere tanti tra voi a cimentarsi. Io naturalmente vi consiglio di cimentarvi e nel frattempo però, poiché siamo arrivati alla fine, vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.